questi sono tutti i mezzi che utilizziamo per muoverci in campagna e adesso li guiderò uno a uno. 3, 2, 1. Oggi infatti, come potete vedere, il meteo non è dei migliori e quindi non andiamo nel campo a lavorare, perciò ho deciso di fare questo video. Sotto questo telo inoltre l'ultimo mezzo non lo avete ancora visto, è nuovo di quest'anno e ve lo devo ancora presentare. Adesso però, visto che sta piovigginando, cambiamo telecamera, utilizziamo questa di Insta360 che tra l'altro sponsorizza questo video e che comunque registra in 8K, quindi una buonissima qualità, e gli posso collegare il microfono esterno. Iniziamo con il primo mezzo, ovvero la bici elettrica. Mi sono portato un asciugamano giusto per asciugare il sellino. Questa la utilizziamo numerose volte durante il periodo estivo per muoverci soprattutto dalla parte dell'agriturismo a quella del campeggio su là, che è lo stesso percorso che faremo in questo momento. Funziona come una normale bicicletta, questo è il cambio, quindi si possono mettere le marce più pesanti e poi passare a quelle più leggere. Invece da quest'altra parte si può aumentare o diminuire la potenza di aiuto, insomma, da parte della bicicletta. E adesso è a 0, 1, 2, 3, 4, 5, al massimo arriva fino a 5. E adesso sto smettendo di far fatica perché ho la bicicletta che mi dà la spinta per proseguire, per avanzare. Mamma mia, che video che sto registrando! Se vi piace fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale. In pratica adesso stiamo potando le viti, questi vigneti. In questo abbiamo già fatto nei giorni scorsi. Adesso la testerò qua nel campo, vediamo come si comporta fuori strada. Qua sarà bello venire poi con il trattore. Mamma mia, si scivola un po' qua sulla terra. No, mi sto affondando. Urca, è proprio bagnata perché ha piovuto anche nei giorni scorsi. No, non ce l'ho fatta. Il secondo mezzo che a volte utilizziamo è il motorino, tipo se dobbiamo spostarci da un campo all'altro, anche e soprattutto passando su strada. Comunque per fortuna che hanno inventato queste action cam qua che possono stare anche sotto la pioggia, altrimenti non avrei mai potuto registrare questa tipologia di video. In particolare questa è bella anche perché posso vedere quello che sto registrando, dato che lo schermo si ruota di 90 gradi. Proseguiamo con il motorino. In questo caso ci serve il casco. Proviamo ad accenderlo. Speriamo che si accenda con tutta quest'acqua qua. No! Dai che ce la facciamo? No! Potete, siamo riusciti ad accenderlo ragazzi, anche il motorino. Ha fatto un po' di fatica all'inizio ma ce l'abbiamo fatta. Facciamo un giro anche in questo caso fino lì al campeggio. Ovviamente qua non accelero troppo perché c'è tutto bagnato e in più è una strada sterrata, quindi bisogna sempre andare con cautela. Il punto a favore del motorino è che è più veloce della bici. Il suo problema però è che fa tanto rumore, quindi se dobbiamo venire qui al campeggio piuttosto utilizziamo i mezzi elettrici che non danno fastidio, non fanno rumore, quindi non li disturbiamo mentre sono in piscina. Ora è il momento del trattorino tagliaerba, che come sapete è il principale mezzo che utilizziamo durante il periodo estivo, ma lo utilizziamo anche per muoverci e spostare cose dall'agriturismo al campeggio. Adesso vi spiego tutto quanto mentre facciamo il test drive. Ok, siamo pronti a partire anche con il trattorino tagliaerba. Questo è uno dei mezzi che preferisco, che è elettrico, non si fa fatica e in più permette di tagliare l'erba. Saliamo su e vi spiego come funziona. In pratica probabilmente qualcuno di voi lo saprà già. Qui si aziona il trattorino, qui si sceglie la velocità, ok, quindi più e meno, e questo invece è il taglio delle lame che per adesso però non utilizzeremo noi. Togliamo il freno a mano e si può partire. Potete. La cosa bella del trattorino, come vi dicevo, si può attaccare il carrellino e trasportare anche per esempio l'altro tagliaerba, quello a trazione, che ci serve per tagliare l'erba nei giardini delle casette mobili. Sono a metà della potenza della velocità che possono raggiungere le ruote. Rallentiamo, mettiamo alla massima potenza. Ok, adesso è alla massima potenza. Via! Super potete! Siamo arrivati al campeggio. Adesso, anche se è tutto bagnata e non andrebbe fatto, vi faccio vedere come funziona il taglio dell'erba qui sotto. Proprio lo accendiamo per 2 millesimi di secondo. Basta solamente alzare la velocità, in questo caso del taglio, e tirar su questo pulsante rosso.
Ovviamente adesso però non tagliamo l'erba perché non è proprio il meteo adatto per fare questo tipo di lavoro. Comunque una cosa che non potevo farvi vedere mentre guidavo è la potenza dei fari di questo trattorino tagliaerba qua, e dato che in questa videocamera hanno migliorato anche la modalità di registrazione notturna e inserendo la modalità pur video, quest'estate magari potrai registrarci un POV mentre taglio l'erba di notte. Finalmente è arrivato il momento di guidare il primo mezzo al coperto. Non vedo l'ora di farvi vedere l'ultimo, quello più confortevole insomma, e anche quello un po' più potente nuovo arrivato. Intanto saliamo sull'ape. Come forse già sapete, per noi l'ape è molto utile perché ha tutta la parte davanti che, come vi dicevo, è al coperto, quindi anche in condizioni di pioggerella come in questo caso ci si può muovere tranquillamente, e inoltre nella parte dietro c'ha un bel po' di spazio che si può utilizzare per trasportare tipo le secchie d'uva, le cassette delle olive o anche semplicemente gli attrezzi che utilizziamo in campo o la legna, per esempio, soprattutto durante il periodo invernale. Vi spiego come funziona. In pratica questa è la leva della retromarcia, perché l'ape ha pure la retromarcia. Questo è il freno a mano, questa qua è la chiave, questo qua è il clacson. Vi faccio sentire la potenza del clacson. Queste qua sono le frecce, destra e sinistra. Questo è il tergicristallo. E questi qua invece sono i fari davanti, che adesso non si vede perché è giorno. E questo qua invece è il pulsante di accensione. Però prima bisogna tirare l'aria. C'è un pomello qui sotto che bisogna tirare per accenderla correttamente, e poi una volta che è accesa richiuderlo per farla proseguire lungo il tragitto. Tenendo il freno tiriamo via il freno a mano e premiamo il pulsante rosso, dovrebbe accendersi se tutto va bene. Potete! Sentite che roba! Chiudiamo l'aria adesso e andiamo. Accendiamo il tergicristallo. Ecco, una cosa negativa dell'ape è che si appanna molto velocemente durante l'inverno, perché anche se ci sono i finestrini aperti c'è il vetro davanti che si appanna. Inoltre è molto leggero, come dicevo in un altro video proprio incentrato sull'ape. Una volta ho rischiato di ribaltarmi andando in retromarcia, quindi bisogna sempre prestare molta attenzione quando si utilizza questo mezzo. E ovviamente non è fatto per andare fuori strada, tipo sull'erba o sulla terra, perché scivolerebbe subito. Si può andare solamente sulle strade un po' sterrate come questa e basta. Potete! Mamma mia quanto si appanna il vetro. Una cosa che non vi ho detto è come cambiare le marce. In pratica la prima marcia è in alto, poi se si va leggermente in giù c'è la folle, insomma quella che non va né avanti né indietro, e poi c'è la seconda, la terza e la quarta ancora più in basso. Quindi si parte dalla prima e poi si abbassa di 2 e si va alla seconda, perché quella intermedia, come vi dicevo, è la marcia folle. C'è il camioncino dell'immondizia che deve passare. Vi faccio vedere anche come si mette la retromarcia per parcheggiare bene l'ape. Quando si è qua si tira questa leva e poi si va indietro. Ora sono pronto per salire sul mezzo più iconico che si utilizza in campagna di solito. È il più potente tra tutti questi, però è ancora all'aperto insomma. Prima però anche in questo caso gli do una bella asciugata. Bene, saliamo sul trattore. Questo probabilmente chi mi segue da tanto tempo insomma me l'avrà visto guidare molto spesso, però per chi è nuovo sul canale faccio un piccolo recap di come si guida un trattore. Innanzitutto una cosa che in molti non sanno è che va utilizzata la cintura di sicurezza anche sul trattore, sì, perché in caso di ribaltamento si resta legati al mezzo e il roll bar impedisce che insomma ci si capovolga completamente. Per farlo funzionare, queste in pratica sono le marce: la prima in avanti, la seconda indietro, la terza verso destra e la quarta verso sempre destra indietro. Questo è l'inversore di marcia che fa proseguire oppure fa andare in retromarcia. Questa invece è la leva del sollevamento, che adesso non ci serve perché non è collegato niente qui dietro. Basta solamente in questo caso togliere il freno a mano, che è questo, e accenderlo con la chiave. Potete! Adesso con questo voglio provare anche, quando torneremo giù dalla discesa, a fare un piccolo fuoristrada lì nel campo. Vediamo come se la cava. Il trattore devo dire che è quello che utilizziamo un po' meno per spostarci all'interno dei campi, perché è più lento e lo utilizziamo di più magari quando c'è un lavoro proprio da fare, non so, per esempio tagliare l'erba nei vigneti o trainare qualche rimorchio da dietro. Questo qua è più potente, però anche un po' più ingombrante insomma, ecco. Guardate che alti che siamo con il trattore rispetto agli altri mezzi, si vede bene tutto il campeggio.
Ok, qua stiamo sempre attenti perché possono passare delle auto. Proviamo a fare un piccolo fuoristrada, dovrebbe riuscirci senza problemi, insomma, anche se è leggermente bagnato. Potete, guardate come regge bene anche il fuoristrada. Infatti è un trattore, appunto, è utilizzato apposta per fare questi lavori un po' più complicati. Adesso l'unica cosa però è che ho sporcato le ruote completamente, quindi adesso per pulirle devo passare nel vigneto. Un sistema molto efficace è dare un po' un'accelerata. Vedete che si levano i pezzi di terra. Sì, ma mi sto sporcando tutto io però. C'è ancora un po' di terra attaccata. Ok, dai, mi sembra abbastanza pulito. Finalmente i prossimi due mezzi sono al coperto. E dato che il prossimo mezzo è un'auto che ormai è d'epoca, quella a cui mio padre insomma è più affezionato, ho appena cambiato il filtro di questa videocamera. Infatti da poco hanno inserito la possibilità di mettere anche dei filtri retro e non solo, con cui dare più creatività a chi fa i video, come in questo caso. Saliamo sull'auto. Mamma mia, guardate com'è ridotta. Qui c'è la cintura di sicurezza. Quest'auto è molto potente, tipo un trattore, però insomma ormai è tanto datata. C'ha a malapena la radio, che non so neanche se funziona. C'è un audio surround di ultima generazione. Questa è l'aria condizionata, aria calda, aria fredda, insomma non è proprio il massimo. Comunque dai, funziona ancora bene. Qui ci sono le marce, prima, seconda, terza, quarta. Questo è il freno a mano. Giriamo la chiave. Mi hanno detto che prima bisogna girarla leggermente. Si può girare. Potente avanti. Una cosa che ho notato in quest'auto, per cui ormai si capisce che è molto datata, è che anche in questo caso, come succede nell'Ape, i vetri non si spannano. La utilizziamo principalmente nei campi, quindi non c'è problema. Devo dire che comunque, anche se è molto datata, il suo lavoro lo fa ancora bene, perché guardate che bagagliaio che ha qui dietro. Lo possiamo anche sporcare, quindi possiamo caricare un po' di tutto, legna o quello che serve. È una specie di Ape con il bagagliaio più grande. Difatti la maggior parte delle volte che utilizziamo quest'auto qua è tipo per caricare dei cespugliatori. Anche se sporcano il bagagliaio non succede niente. Ok ragazzi, sono finalmente pronto a farvi vedere l'ultimo mezzo che è arrivato all'interno della nostra azienda agricola. 3, 2, 1. Adesso mettiamola alla prova. E siamo pronti per questo test drive. Allora, innanzitutto una cosa diversa da tutti gli altri mezzi che abbiamo provato sono le chiavi. Non ci sono le chiavi per aprirla, ma è automatica, basta averle in mano o in tasca, insomma, e avvicinarsi in questo modo alla macchina e questa si aprirà in automatico. Senza chiavi invece non sarei potuto entrare. Andiamo all'interno. Queste posso appoggiarle qui sotto. L'importante è che siano all'interno del veicolo, altrimenti non si accende. Vedete che anche qua non c'è il buco per le chiavi, basta premere questo bottone qua. Mettiamoci la cintura. Innanzitutto queste qui sono le marce. Per azionare la retromarcia invece bisogna alzare questo pomello qua e metterlo tutto a sinistra. Diversamente dall'auto che avete visto prima, questa qua ha un bel display a colori a cui si può collegare addirittura il navigatore del proprio cellulare, però bisogna avere il cavo apposta che in questo momento non ho. Qua si regola la velocità dell'aria e anche la temperatura, aria calda, aria condizionata, fredda. Qui invece c'è il volume della radio e questo qua è per scegliere i canali. Con questo tasto si mettono le 4 frecce e con questo pulsante qua invece si aziona oppure si disattiva il mantenimento sulle strisce laterali quando si è su strada, ovvero quando ci si avvicina troppo alla striscia, in pratica si sente un leggero movimento del volante che riporta l'auto in carreggiata. Va utilizzato con cautela solo nelle strade tipo autostrada, ecco, lì va bene. Qui invece ci sono i comandi dei finestrini, purtroppo l'ho bagnata, speriamo che non si rompa niente. Possiamo accenderla. 3, 2, 1.
potente. Ah, una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che i finestrini, questi qua, sono retraibili, quindi quando si accende in automatico si aprono, quando si esce, e dopo vi farò vedere, quando premo il pulsante di chiusura dell'auto, questi si chiudono in automatico. Qua volendo c'è pure una bussola, siamo rivolti verso sud-ovest. Adesso prima di partire vi faccio sentire anche il sound che c'è in quest'auto. Alziamo. Sentite che bassi super potenti. Mettiamo in prima, togliamo il freno a mano. È un freno a mano un po' strano, nel senso che per metterlo si tira in su questa levetta qua, per toglierlo si butta in giù. Facciamo un giretto nel campeggio. Questa, essendo una Jeep, si può utilizzare appunto anche andare nei campi. Ovviamente non ha le ruote gigantesche come certe Jeep e quindi non potrebbe andare sullo sterrato all'interno del campo, insomma, altrimenti si rovina per niente. Però è ben corazzata, ecco, tipo per andare in montagna è utile. Ovviamente questa, essendo nuova, non gli carichiamo niente di attrezzature da lavoro, casomai al massimo la utilizziamo per spostarci da un posto all'altro, non per caricare all'interno attrezzi. Stavolta facciamo tutto il giro del campeggio. Un'altra cosa molto bella di questa auto qua è che si sta molto alti come visuale, quindi si vede bene la strada che si sta percorrendo. Andiamo in retromarcia. Dietro ha pure i sensori come le auto moderne hanno di solito. Mettiamoli alla prova, mi avvicinerò leggermente alle piante lì del giardino e vediamo se si azionano i sensori. Oh, sono vicino. Eccoli. Ok, funzionano. Basta. Stop. Mettiamo il freno a mano e vi faccio vedere adesso come si chiudono gli specchietti. Per me, che ero abituato a guidare le auto ormai tutte quante un po' datate, questa qua mi sembra di andare nel futuro, anche se so che ci sono delle auto super mega più potenti di questa qua. Ringrazio ancora Insta360 per aver collaborato alla realizzazione di questo video. Qui in fondo vi lascio tutti i link per andare a vedere la videocamera e in questo momento ci sono anche gli sconti del Black Friday con cui potete trovarla scontata addirittura di 90 euro. Inoltre con il link affiliato in descrizione vi regalano anche un mic Air. Io da questa auto ormai piena d'acqua vi saluto e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!